Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale Inverter Clima. Abbiamo sul banco una scheda LG Inverter. Questa scheda ha un problema di comunicazione seriale tra unità esterna e unità interna. Questa è una scheda unità esterna. Come possiamo risalire all'errore? Tramite questo LED, in base ai lampeggi, possiamo fare riferimento tramite una tabella errori, ovviamente rilasciata dalla casa costruttrice di LG, e in base al modello andiamo a vedere, in base ai lampeggi che rilascia questo LED, possiamo fare riferimento al codice d'errore. Ovviamente il codice errore lo produce il processore, e il processore che darà gli impulsi al LED per comunicarci l'errore. Ebbene, questa scheda fa 5 lampeggi, poi si ferma, ne fa altri 5 lampeggi e così via ripetutamente, e basandoci sulla tabella ci dà errore di comunicazione seriale tra unità esterna e unità interna. Questo ci facilita a riparare la scheda perché subentriamo nel settore della comunicazione facendo riferimento al cavetto rosso, facendo riferimento al cavetto rosso che viene utilizzato per scambiare i dati con l'unità interna, con la scheda interna, appoggiandosi sul neutro cavetto blu. Ovviamente il cavetto rosso avrà un'alimentazione positiva, mentre il blu farà da neutro, cioè negativo. Il cavetto rosso sarà il positivo, quindi sul cavetto rosso e cavetto blu questa scheda, se non ricordo male, dovremmo avere una settantina di volt in diretta corrente. Ebbene, molto velocemente ho creato un disegnino per capire come funziona la comunicazione e per facilitare anche la riparazione. Se guardiamo il disegnino, qui abbiamo 3 cavetti LNS che sono questi qua: rosso cavetto di comunicazione, il blu cavetto neutro e il marrone cavetto L. Quindi da qui entra la 220 volt, blu e marrone. Il cavetto S sarà il cavetto di appoggio per lo scambio seriale. Andiamo a vedere come funziona la comunicazione in questo disegnino riportato, e ho fatto un disegnino a volo così molto veloce, giusto per capire un po' e per facilitare a trovare il problema. Partiamo dall'alimentazione. Il cavetto marrone L, abbiamo un abbattimento di tensione tramite queste due resistenze. Il diodo in cui va poi a raddrizzare la tensione, e in questi due punti, diodo e neutro, dovremmo trovare 70 volt. Ok? Quindi togliamo il foglietto e andiamo a vedere fisicamente neutro, neutro, blu, e il diodo è questo. Qui dovremmo trovare 70 volt. Ovviamente adesso la scheda è spenta, ma ritorniamo sul nostro disegnino. Ok, l'alimentazione a cosa serve? Questi 70 volt servono come appoggio tra unità interna e unità esterna per la trasmissione dati. La trasmissione dati viene data dai microprocessori, tra microprocessore dell'unità esterna e microprocessore
dall'unità interna, in cui qui ho riportato micro TX, sta come trasmissione dati, in cui questo microprocessore trasmette a optisolatore o fotoaccoppiatore, che è questo, trasmette i dati appoggiandosi su un voltaggio di 70 volt. I dati vengono trasferiti all'unità interna tramite il cavetto S. A sua volta l'unità interna riceverà e trasmetterà i dati su questo opt isolatore, che di conseguenza dall'altra parte sarà RX, in cui riceverà i dati il processore che abbiamo appena visto, appoggiandosi sempre sulla 70 volt e sull'unico cavo di trasmissione dati che è il cavetto rosso. In pratica questi due fotoaccoppiatori, che sono questi, non faranno altro che da tramite tra i due processori per lo scambio dati, appoggiandosi su un voltaggio di 70 volt in DC, diretta corrente. Ovviamente nel momento in cui ci sarà lo scambio dati vedremo questa diretta corrente che oscilla perché c'è uno scambio dati tra le due unità. Come fare il test dei componenti? Per prima cosa dobbiamo andare a vedere se abbiamo la 70 volt, come facendo dei test sulle due resistenze e il diodo. Dopodiché, se questo è ok, andiamo a testare queste altre due resistenze che vanno sul cavetto S e il diodo D03K, che è questo qua. Queste sono due resistenze che hanno la caduta di tensione, e il diodo è questo qua, e qui abbiamo anche un diodo Zener per stabilizzare, che è questo. Quindi questi vanno tutti testati. Dopodiché, una volta fatto questo, dobbiamo andare a testare i due fotoaccoppiatori. Bene, incominciamo dal D01K, che è questo, in pratica, in cui viene raddrizzato il voltaggio dal cavetto L, dall'entrata L. Ok, perfetto. Diodo Zener. Ok, pratica è questo. Poi qui abbiamo un altro diodo che è la parte di filtraggio su N, 2 Zener. Ok, ok. Sulla parte S ci dovrebbe stare un altro diodo D03K, che è questo qua. Ok, perfetto. I diodi sono tutti ok. Andiamo a vedere i fotoaccoppiatori. Ok. E qui abbiamo il corto, guardate un po'. Per farlo vedere meglio lo posiziono qui sopra. Guardate un po'. Questo qua, questo diodo all'interno è in corto.
questo va bene invece, da questa parte va bene, ok, questo fotoaccoppiatore va bene, ma questo è in corto. Ok, quindi in pratica il C02K è questo che è in corto, quindi è questo che dobbiamo sostituire, dopodiché diamo alimentazione così vediamo i voltaggi. Bene, rimosso il fotoaccoppiatore, eccolo qua. Ok, fotoaccoppiatore in corto. Bene, andiamolo a sostituire. Bene, abbiamo sostituito il fotoaccoppiatore, diamo alimentazione, andiamo a vedere se abbiamo i 70 volt. Ok, LED che sta lampeggiando, mettiamo il multimetro in DC, puntale sul neutro e puntale sul diodo di 01K. Ok, abbiamo 67 volt in DC. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere questo fotoaccoppiatore perché vediamo se trasmette, in pratica è l'TX trasmettitore, quindi andiamo a vedere se il processore, anche se non ha la scheda interna per cui comunicare, riesce a trasmettere. Questo è quello che abbiamo sostituito, il C02K. Questo è quello che TX è il trasmettitore e andiamo a vedere se trasmette. Ok, abbiamo una trasmissione dati, si vede poco, però se prendiamo il multimetro digitale, mettiamo in DC 2,5 volt, possiamo vedere la trasmissione dati. Ok, questo è il fotoaccoppiatore trasmettitore. Per chi non conosce il fotoaccoppiatore, è fatto in questo modo: piedino 1 e 2, piedino 1 e 2. Sul piedino 1 abbiamo il puntino, è questo, abbiamo il puntino in cui ci indica il piedino 1. All'interno abbiamo un diodo in cui noi su questo abbiamo trovato in corto il diodo che è all'interno, in cui siamo andati a testare e l'abbiamo trovato in corto. Dall'altra parte abbiamo un transistor che, quando dal diodo interno ad infrarossi riceve il flash, il diodo andrà in conduzione dal collettore all'emettitore. Quindi in pratica questo circuito, i fotoaccoppiatori vengono dati per la trasmissione dati, che sono questi che ho indicato qui, che sono P421, sono siglati P421. Ok, quindi poi queste resistenze che vedrete qui sono resistenze SMD e si trovano la parte retro della scheda, da 1K, da 10K, quindi anche queste vanno testate. E questo è tutto il circuito. Ok ragazzi, per fare un test molto velocemente senza andare a mettere i puntali sulla scheda, perché potrebbe essere pericoloso quando la scheda alimentata manovrare i puntali, quindi dalla morsettiera mettete il puntale rosso sul cavetto di comunicazione e
il puntale nero sul neutro e andiamo a vedere se abbiamo i 70 volt. Sono 67 ma è uguale. Vediamo una piccola oscillazione perché c'è la trasmissione del processore che sta trasmettendo. Torna a dire che per vedere effettivamente lo scambio dati tra le due unità serve la scheda interna. Ok, da Memory Frigger questo è tutto, spero che anche questo video sia stato utile, mi raccomando iscrivetevi al canale, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.